Oggi mi perdonerete se il contenuto sarà meno tecnico, ma credo che il traguardo dei 1000 iscritti, passato giusto un paio di giorni or sono, meriti almeno un grazie nei vostri confronti, assieme alle 63.000 visualizzazioni, ai 16.500 visitatori unici e alle quasi 3.950 ore di traffico. Il tutto generato in soli 4 mesi, neanche. Sarebbero 4 mesi tra una settimana, perché il primo video di questi 20, ora 21, sul canale Keep Listening l'ho caricato il 17 novembre 2023. Io per deformazione professionale sono abituato a osservare dei KPI di tanto in tanto e a fare il punto della situazione. E il punto di questa situazione, di un canale nato completamente per gioco, senza neanche l'ambizione di una costanza, senza l'ambizione di metterci chissà quali risorse per elevarlo in termini di visibilità e che sia, sono veramente colpito. Quindi vi ringrazio, lo leggo dai vostri oltre 350 commenti che c'è un seguito ed è un seguito eterogeneo, fatto anche di persone molto competenti, fatto di contenuti interessanti, perché tra i commenti ogni tanto emerge qualche perla, persone che mi raccontano a loro volta delle cose che io non so degli apparecchi che presento, perché hanno anche loro un'esperienza notevole, perché li hanno visti pure loro, perché ci hanno avuto a che fare pure loro e hanno voglia di condividere qualche cosa di bello nei miei confronti come io cerco di fare nei vostri. Questo è uno dei valori più alti del canale ed è uno dei motivi che mi spinge ad andare avanti, perché frequento bacini su Facebook, in passato forum e via dicendo, ma il livello di alcuni commenti ricevuti su questo canale l'ho visto poche volte in altre piattaforme e perciò sono onorato, sono contento e credo che sia una piccola nicchia culturale che merita di essere conservata e fatta crescere. Voglio anche ringraziare gli amici che mi hanno detto all'epoca, che mi hanno consigliato all'epoca di aprirlo un canale YouTube e la cosa è nata per aver pubblicato un video sul gruppo Facebook di un amico, Flavio Guzzo, un gruppo che si chiama Amici Audiofili d'Italia, Hi-Fi, Fine Tuning e Musica. Di tutti i gruppi tematici su Facebook inerenti all'alta fedeltà, credo che sia quello più equilibrato che io conosca. Equilibrato nel senso che ha un considerevole numero di iscritti, ha una competenza media abbastanza elevata rispetto ad altri posti dove sono un coacervo di saccenti, di scettici, di tecnocrati senza esperienza di ascolto che non fanno altro che buttare in rissa tutte le discussioni o in cacciara tutte le discussioni. Amici Audiofili d'Italia è un posto più protetto, gestito meglio, con un po' più di attenzione al rapporto segnale-rumore delle conversazioni, se mi passate il termine. Quindi è un posto dove continuo a sentirmi a casa e dove mi piace pubblicare, per iscritto, quando mi va, qualche recensione, qualche opinione, qualche cosa. Quando non lo faccio per le riviste, che è un'attività che richiede molto più tempo, molta più costanza, molto più rispetto per una redazione che attende le scadenze e che quindi va fatta quando si ha davvero il tempo di farla, come purtroppo non è sempre il mio caso negli ultimi anni. Quindi appunto ho pubblicato per gioco un video su quel gruppo Facebook perché volevo raccontare agli amici che stava per succedere qualcosa di interessante, stava per arrivare il grande Giovanni Riccardi per fare un restauro sui finali Sakuma e siccome avevo preparato tutta una specie di laboratorio improvvisato, l'atmosfera era carina, ho pensato di farlo vedere in video. Ho avuto un riscontro che non mi aspettavo e qualcuno mi ha detto, ma perché non provi ad aprire un canale su YouTube? Ero estremamente scettico, ma avevo una curiosità sotto sotto, non tanto per i follower, chiamateli come volete, o per un fatto di notorietà o vatte la pesca, e di certo non per interessi economici che io proprio con l'iFi non ho, ma per una curiosità tecnica sul mezzo YouTube, un mezzo che non ho mai esplorato, che non conosco, quindi per un nerd come il sottoscritto, sapere come funziona un mezzo di comunicazione così potente e colossale sicuramente ha un peso. E quindi l'esperienza che mi sto facendo è anche molto interessante da questo punto di vista. YouTube è una piattaforma pazzesca e ti mette a disposizione degli strumenti pazzeschi per controllare quello che stai facendo. E io ovviamente imparo qualcosa che mi è utile anche professionalmente dal marketing che c'è dietro YouTube.
Quindi diciamo è un'esperienza culturale a 360 gradi, ne sono contento, finché ci si diverte andiamo avanti. Un grazie enorme per essere qui, per seguirmi e per alimentare il mio canale con i vostri commenti e le vostre opinioni. A presto. In realtà non volevo che non ci fosse neanche un po' di musica in questo video e quindi avevo preparato qui un cofanetto che ho appena preso per il gusto di aprirlo insieme a voi e vedere se ne vale la pena. L'ennesimo cofanetto su Hendrix, questo è dedicato a Electric Ladyland, quindi abbiamo il disco Electric Ladyland originale, At Last the Beginning che pare siano degli early takes, quindi direi delle prove, e poi un live alla Hollywood Bowl, 14 settembre 1968. È un gran peccato che la Experience Hendrix sia durata così poco e abbia sfornato solo 3 album. È una delle formazioni a cui sono più legato in assoluto. Mi riporta alla mia adolescenza, a mio padre che mi portava a scuola alle medie. Mi portava a scuola, avevamo circa un quarto d'ora da fare in macchina e tutte le mattine mi metteva su i Procolarum, i Creedence, i Deep Purple, tante cose, tra cui anche Hendrix. L'avevamo sentito insieme ad una pubblicità alla radio, parlavano dell'uscita di questa raccolta che si chiamava Experience Hendrix e avevo sentito solo un micro pezzettino di solo, avevo detto papà, questo bisogna prenderlo e lui ovviamente sapeva di che si trattasse ed era d'accordo. Allora ho macinato quel disco, forse quello che nella mia adolescenza ho fatto girare di più nel compattone dell'epoca e ho cominciato a capire cosa fosse avere la mano su una batteria, cosa fosse saper suonare una chitarra, ma questo è ovvio. E anche le linee di basso di Noel Redding mi sono sempre piaciute. Forse in particolare Mitch Mitchell alla batteria è stato l'elemento più trainante per me per ascoltare quei dischi perché mi ha fatto nascere la passione per la batteria, tra le tante passioni per i tanti strumenti musicali che ho. E quindi ogni volta cerco di comprare l'ennesimo cofanetto nella speranza che sia masterizzato un po' meglio dei precedenti o curata la stampa in maniera un po' migliore delle precedenti, nella vana speranza di riuscire ad ascoltare bene Jimi Hendrix, anche se qualcosina di carino tutto sommato c'è, però sempre lontani dai canoni dell'hi-fi, ma che ci vogliamo fare. Comunque lo apriamo, lo ascoltiamo e vediamo di che si tratta. Qui abbiamo un Blu-ray, un documentario. Qui abbiamo un bel... Oh, che spettacolo! Appunti, foto, molto bello, con i testi. Forte. Manca una linguetta. Noto una qualità, una cura del dettaglio superiore alla norma. Vediamo. So it's time to take a ride. We get past all the hips over the south side. Dopo aver caricato un'anteprima di questo video, YouTube ha deciso che Jimi Hendrix non è cosa da divulgare in questo modo e perciò me lo ha bloccato. E l'ascolto di oggi dovrà essere per forza un po' più conciso.